ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un terrificante esorcismo avvenuto nel 1900 ad un ragazzo di 14 anni, che poi non è ben chiaro che cosa sia accaduto, ma io voglio raccontarvi questa terrificante storia che questo ragazzo ha dovuto purtroppo subire. Ma come di consuetudine, prima di cominciare, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di tempestare di like questo video. Ma partiamo subito, perché nel 1949 diversi giornali, riviste pubblicarono resoconti anonimi di una presunta possessione demoniaca e del suo conseguente esorcismo. Si pensa che l'autore di questi resoconti sia l'ex pastore della famiglia Luther Miles Schultz. Secondo uno di questi resoconti, un totale di 48 persone assistettero a questo esorcismo, ma 9 delle quali erano gesuiti. Secondo l'autore Thomas Allen e il sacerdote gesuita padre Walter Halloran, furono gli ultimi testimoni oculari sopravvissuti che parteciparono a questo esorcismo. Allen scrisse che un diario tenuto dal sacerdote curante, ovvero padre Raymond Bishop, descrisse dettagliatamente quanto è accaduto in questo esorcismo di questo ragazzo di 14 anni chiamato Ronaldo, o meglio soprannominato Robbie. Parlando nel 2013, Allen sottolineò che la prova definitiva del ragazzo noto appunto come Robbie, che fosse posseduto da spiriti maligni, è irraggiungibile. Cioè, raga, in poche parole lui non ci credeva a questa cosa. Secondo Allen, anche il prete Halloran espresse anche il suo scetticismo riguardo a questi fenomeni paranormali prima della sua morte. Quando gli fu chiesto in un'intervista di rilasciare una dichiarazione che verificasse che il ragazzo sia stato realmente posseduto, il prete Halloran rispose questo: "No, non posso dichiararlo ufficialmente. Non ho mai rilasciato una dichiarazione assoluta sulle cose perché non mi sentivo qualificato." Ma parliamo di questo ragazzo di 14 anni, perché Roland nacque in una famiglia tedesca nel 1935. Durante gli anni 40 la famiglia visse a Cottage City nel Maryland. Secondo Allen, Ronald era figlio unico e dipendeva esclusivamente dagli adulti della sua famiglia e da sua zia Harriet. Sua zia, infatti, che era appunto una spiritualista, avvicinò questo ragazzo alla tavola Ouija, ma solo ed esclusivamente quando il ragazzo stesso dimostrò interesse per quel tipo di oggetto. Secondo Thomas Allen, dopo la morte della zia Harriet, la famiglia iniziò a sentire degli strani rumori, mobili che si spostavano da soli, oggetti che volavano per aria, ma solo ed esclusivamente, raga, attenzione, quando Roland era nelle vicinanze. La famiglia si rivolse immediatamente al loro pastore Luther Miles Schultz proprio per chiedere aiuto. Da tempo interessato alla parapsicologia, Schultz organizzò per il ragazzo una cosa molto particolare, ovvero che trascorresse una notte intera a casa sua proprio per osservarlo. Quando un altro parapsicologo, Joseph Banks Rhine, apprese che Schultz affermava di aver visto oggetti muoversi e levitare, Rhine si chiese se Schultz stava amplificando questa cosa, ma non per forza volontariamente, anche inconsciamente. Schultz però consigliò ai genitori del ragazzo di chiedere immediatamente l'intervento di un prete cattolico. Secondo quello che si racconta, il ragazzo fu sottoposto a una serie di esorcismi e chi diede il via appunto a questi esorcismi fu proprio un prete cattolico romano di nome Edward Hughes. Ma ragazzi, sapete dove condusse questi esorcismi? Non a casa della famiglia, ma al Georgetown University Hospital. Una volta che ha dato inizio al primo esorcismo, il ragazzo avrebbe fatto scivolare una mano fuori dalle cinture che lo tenevano legato e avrebbe rotto una rete del letto sotto il materasso per poi utilizzarla come arma improvvisata, tagliando il braccio al prete e facendo così in modo che questo rituale venisse interrotto. A questo punto però la famiglia si recò a St. Louis, dove il cugino di Roland contattò uno dei suoi professori alla St. Louis University. Bishop, che a sua volta parlò con William Bowder, che fu un associato della College Church, entrambi i preti a questo punto decisero di far visita a Roland nella casa appunto dei suoi parenti, dove avrebbero osservato un letto che tremava in una maniera incredibile. Ma non solo un letto che tremava, anche oggetti che volavano per tutta casa. Ma non è finita qui, perché sentirono il ragazzo che parlava con una voce
terrificante, proprio gutturale, e mostrava palesemente avversione a qualsiasi cosa sia stata sacra. Bowder finalmente ottenne il permesso dall'arcivescovo di eseguire un successivo esorcismo. Questo secondo rituale però avvenne presso l'ospedale Alexian Brothers, che successivamente, tra le altre cose, cambiò anche nome, chiamandosi South City Hospital. Prima che iniziasse questo secondo rituale, Walter Halloran fu chiamato nell'area di psichiatria dell'ospedale. In quel luogo però in totale segreto gli fu chiesto di assistere Bowden. Anche William Varro, un altro prete gesuita, era lì proprio per assistere. Halloran affermò che durante un certo punto del rituale parole come male e inferno, insieme ad altri vari segni, apparvero sulla maggior parte del corpo del ragazzo. A quanto sembra, in una parte molto particolare di questo rituale, il materasso del ragazzo iniziò a tremare. Inoltre Roland, durante questo procedimento, questo processo, chiamiamolo così, ruppe addirittura il naso ad Halloran. Halloran raccontò ad un giornalista che alla fine di questo rituale esorcistico il soggetto riprese una vita tranquilla, normale, come sempre. Ma parliamo un attimo, ragazzi, del libro di questo autore che apparve nelle librerie nel 1993 ed è intitolato Possessed: The True Story of an Exorcism. L'autore, appunto, Thomas Allen, ha offerto il consenso agli esperti odierni secondo cui Robbie, appunto l'adolescente posseduto dal demonio, era solamente un ragazzo profondamente disturbato e non c'era assolutamente nulla di sovrannaturale in lui. Ma pensate che addirittura anche un altro autore, Mark Obsasnik, ha messo in dubbio molte affermazioni sovrannaturali associate a questa storia, proponendo che quel povero ragazzo Rolando fosse semplicemente un bullo viziato e non solo, ma anche disturbato, che faceva capricci fin troppo esuberanti, sia per attirare l'attenzione o per uscire da scuola. Ma raga, non finisce qui, perché Obsasnik riferisce che Halloran era presente all'esorcismo e non ha mai sentito il ragazzo che cambiava voce e ha pensato che il ragazzo imitasse semplicemente le parole latine che aveva sentito dire dai chierici, piuttosto che acquisire un'improvvisa capacità del parlare il latino. Obsasnik ha riferito inoltre che quando sono stati trovati dei segni sul corpo del ragazzo, Halloran non ha controllato le unghie del ragazzo per vedere se li era fatti lui stesso. Obsasnik ha anche messo in dubbio la storia dei tentativi di Hages di esorcizzare il ragazzo e il suo successivo infortunio, dicendo che non è riuscito a trovare alcuna prova che un simile episodio si fosse effettivamente verificato. Ragazzi, io qua un po' di dubbi onestamente ce li ho, ora non so voi, magari mettetemi nei commenti cosa ne pensate, di tutta questa storia, perché effettivamente una persona posseduta comunque ha delle capacità improvvise che magari un minuto prima non aveva. Ma è anche possibile, secondo voi, che un prete si tagli da solo un braccio e finisca all'ospedale pieno di punti solo per inventarsi sta cosa? Che tra l'altro a lui cosa gliene veniva, onestamente? Secondo me proprio nulla. Cioè, si sarebbe fatto solo del vero male, anzi del gran male, da solo per non ottenere assolutamente nulla. Comunque ragazzi, anche per oggi questo piccolo video termina qua. L'ho fatto breve perché siccome è Ferragosto, a proposito, buon Ferragosto e buone vacanze ancora a tutti voi, è un buon ritorno per chi dovesse fare rientro. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di condividere su tutti i vostri social questo video. Ciao a tutti raga, stay tuned!